Oggi siamo qui con questo microfono, ovvero il Presonus Revelator USB versione dinamica. Come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con il Presonus Revelator USB, però questa volta in versione microfono dinamico. Non so se hai già visto il video nel quale ti ho parlato dello stesso microfono, però in versione a condensatore. Se non l'hai visto, ti lascio il link in descrizione, te lo metto qui da qualche parte in modo che tu possa andarlo a vedere. Perché questo? Perché condividono lo stesso software, quindi lo stesso software che ha gli effetti di compressione, equalizzatore, noise gate, limiter, eccetera, eccetera. Ok, però ti farò un secondo video su questo microfono e sulla sua interfaccia in modo da farti sentire come suona con gli effetti. In questo video invece ti sto facendo sentire questo microfono pulito. Infatti sul suo corpo ci sono due tastini. Uno è il tasto delle cuffie con la manopolina del volume e l'altro è il tasto degli effetti, perché questo microfono, così come quello a condensatore, memorizzano all'interno del microfono stesso fino a 5 preset. Quindi anche se tu non hai il software con te perché non hai il tuo computer, ma sei in un altro studio, in un'altra casa, dovunque, ti basta attaccare il computer al microfono e hai 5 preset già pronti nel microfono. E questa è una cosa molto 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 interessante. Credo sia probabilmente il punto di forza di questa linea di microfoni della Presonus. Il pannello di controllo fondamentalmente è lo stesso delle schede audio della Presonus, della serie Revelator. Ok, ma torniamo al microfono. Allora, questo qui è un microfono dinamico, quindi non necessita di 48 volt, anche perché è USB, quindi va direttamente nel computer, viene alimentato dal computer. È un microfono che, appunto proprio perché è USB, non ha bisogno di schede audio esterne. È un microfono con un pattern polare cardioide, significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro, quasi niente di ciò che arriva dietro. È un microfono, io adesso te lo sto facendo sentire pulito, non aggiungerò nessun effetto. Ovviamente questo microfono non sta utilizzando i suoi effetti, né io ne aggiungerò in post-produzione. Semplicemente porterò tutto a meno 14 lufs in modo da fartelo sentire in maniera normale. Allora, questo microfono è un microfono dalla forma che conosciamo già perché è molto simile allo Shure SM7B, tant'è che, piccola curiosità, ti faccio vedere una cosa. Guarda, provo a togliere la spugna. Ok, questa, non so se la vedi, la griglia è molto simile a quello dello Shure SM7B e però la capsula in questo caso è a un dito di distanza dalla fine della griglia. Nello Shure SM7B c'è più spazio, però per farti vedere come è molto simile all'SM7B, questa qui è la spugna dello Shure SM7B che ha questa parte in plastica dura sotto, mentre questa qua del Revelator è soltanto spugna, e se lo inserisco calza alla perfezione. Ok, quindi vuol dire che se non vuoi usare questa spugna qui, che comunque non è male, questa qui che esce dal microfono, puoi usare le spugne, sia questa qui piccolina dello Shure SM7B che quella grossa. Ok, perché dallo Shure SM7B escono due spugne. Perfetto, la togliamo e rimettiamo questa, in modo da farti sentire il suono proprio di questo microfono. Presonus ha fatto questa linea di microfoni Revelator che condivide, come ti dicevo prima, con le schede audio questo software, questo DSP che ha tutta una serie di effetti anche molto interessante da utilizzare, perché è semplice fondamentalmente, ma anche molto preciso, perché ti permette di avere sia i controlli semplificati che i controlli invece più definiti, quelli dove puoi andare a modificare i singoli parametri per ogni effetto. Ma ripeto, se hai fretta vai a vedere il video del Revelator a condensatore, perché ti ho fatto già una panoramica del software che è lo stesso. Se non hai fretta aspetta qualche settimana e farò un video dove ti mostro il pannello di controllo di questo microfono, che è lo stesso, però ti faccio sentire gli effetti applicati su questo. Io parlo con la speranza che tu abbia delle cuffie buone, decenti, mentre stai ascoltando questo video, in modo tale da sentire come suona questo microfono. Che cosa ne pensi? È un microfono che costa intorno ai 70 euro, ti lascio il link in descrizione, 70, 75, 79, il prezzo oscilla tanto. Sul sito della Presonus costa $199, se non ricordo male. Quindi vuol dire che quando è uscito
aveva comunque un costo importante. Adesso è passato un po' di tempo, insomma, il prezzo, come sai, su Amazon fluttua tantissimo, anche per questo ti lascio il link in modo che tu abbia sempre il prezzo aggiornato, il prezzo migliore aggiornato, e per intorno ai 79 euro, diciamo 80 euro, tutto sommato può essere un microfono accettabile. Secondo me spendere di più non ha senso, perché entriamo in una fascia, quella intorno ai 100 euro, di microfoni che hanno veramente tanto da dire. Certo, questo microfono ha un pannello di controllo, ha un DSP, riesce a memorizzare nel suo corpo fino a 5 effetti, quindi sicuramente si differenzia rispetto a tanti altri microfoni. Questo è vero, quindi se tu hai bisogno di un microfono, per esempio potresti avere un preset per la tua voce, un preset per una voce femminile, un preset per una voce più radiofonica, un altro preset per una voce un po' più strana. Per esempio, potresti avere questa esigenza, hai tutto qui, un unico microfono, 5 preset diversi da utilizzare semplicemente cliccando un tastino, quindi questo può essere un grosso vantaggio. Ma se tutto sommato non te ne frega niente del multi-effetto, degli effetti, eccetera, eccetera, forse potresti spendere qualcosina in più e prendere un microfono migliore. Sicuramente questo prezzo 80 euro non è male in assoluto come prezzo, però forse spendendo qualcosina in più puoi avere un microfono che suona meglio. Però ripeto, sempre se non ti serve tutta questa questione degli effetti, perché sennò sicuramente è un super microfono da questo punto di vista. Io, ripeto, continuo a parlare in modo che tu senta questo microfono pulito e ti faccia un'idea di come suona, perché secondo me è fondamentale che il microfono ti piaccia già in partenza, che poi puoi andare a migliorare il suono facendo piccoli aggiusti, però se non ti piace in partenza il microfono, secondo me non ha senso, visto che oggi viviamo in un mondo in cui ci sono tantissimi microfoni, perché accontentarsi? Ok? Spero di averti fatto ascoltare, perché questo era l'intento del video, farti ascoltare come suona questo microfono, e ti do appuntamento fra un paio di settimane, più o meno 2 o 3 settimane, per farti il video poi anche sugli effetti. Che cosa ne pensi di questo microfono? Magari commenta questo video e fammi sapere che cosa ne pensi. Probabilmente farò anche dei video di paragone di questo microfono con altri microfoni, probabilmente USB, giusto per essere per dare una continuità, una logica in questo, perché se dovessi paragonarlo a microfoni XLR probabilmente questo microfono non uscirebbe vincitore, però tra altri microfoni USB probabilmente può essere una buona scelta. Ok? E basta, mi fermo qui, ti do appuntamento la prossima settimana e qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, alla prossima settimana.